Qualche mese fa ho parlato di un tema che a me piace molto e mi affascina anche molto, ovvero del silenzio, in particolare del ruolo del silenzio nella musica, sia dal punto di vista prettamente musicale che inteso anche in sensi un po' più ampi. Però mi ero ripromessa già da allora di fare un secondo video invece sul ruolo del silenzio, di questo momento di silenzio, specialmente di quello che c'è prima di cominciare, visto dal punto di vista del gesto tecnico che non deve essere mai e poi mai scollegato dalla musica, naturalmente. Usare la condizione di silenzio che precede l'inizio di un'esecuzione per produrre con efficacia un certo gesto tecnico è molto importante, naturalmente sempre, ma in particolar modo in certi inizi in nevare. Per esempio, questa è una sonata di Mozart. Questo inizio, che è molto semplice in realtà da suonare, si può leggere a prima vista, nasconde una intrinseca difficoltà di definizione del tempo più di altre sonate. Non avete idea di quante volte l'ho ascoltata con quella leggera incertezza nel tempo della prima quartina che poi fa in modo che niente funzioni davvero bene in tutto quello che segue. Ma perché devono urlare nei corridoi o benvenuti in Spagna? La struttura di queste prime battute è tale che si ha bisogno di un'audition un pochino più lunga prima di cominciare. Audition significa semplicemente pensare a farsi una rappresentazione mentale dei suoni nel tempo. Non è quando mi canticchio qualcosa, è quando solamente lo immagino. È quello che in realtà dovremmo fare prima di cominciare. Immaginare qualche battuta prima di suonare mi protegge dall'errore di iniziare inconsapevolmente a un tempo leggermente sbagliato, in questo caso sottotempo. Senza questa parte, iniziando direttamente, questo non funziona così tanto bene. Era troppo pesante la mano sinistra e soprattutto era leggerissimamente sottotempo. Non si tratta solamente di un silenzio che serve a preparare il tempo giusto, l'interpretazione giusta, ma anche il gesto tecnico. In particolare, anche se ho in testa il gesto tecnico corretto, devo avere quel momento che a me piace chiamare di quiete assoluta. Pensate allo stato di quiete di un corpo in fisica, proprio la totale assenza di moto, assoluta, non lo stare fermi, l'assenza di moto perché non c'è. Non so se riesco a spiegare quello che intendo realmente. Non si tratta di fermarsi, non si tratta nemmeno di costringere il corpo a stare fermo, si tratta di dargli quell'attimo, a volte è un attimo, a volte qualche attimo, ma si tratta di poca quantità di tempo, che è necessario per avere davvero la vera quiete dentro il corpo e non solamente, possibilmente anche dentro la mente, ma vanno sempre insieme le due cose. Se riesco a produrre questo attimo, qualsiasi inizio eccetera, eccetera. Riesco a riprodurre esattamente il gesto che voglio, ma per poterlo riprodurre devo essere talmente tranquilla dal punto di vista del movimento da poterlo iniziare davvero dal punto zero. Altrimenti il rischio è questo. Invece di ok, c'è una differenza di armonici, di precisione del fraseggio, di ascolto, di presenza dentro quello che fai ed è una differenza che fa la differenza. Saper riprodurre qualcosa dal punto di vista interpretativo, quindi pensare a un determinato suono, un determinato fraseggio e via dicendo, implica sempre per forza di cose controllare anche un certo gesto tecnico che può essere controllato davvero solo preceduto da questo momento di ascolto.
Vale anche però per i passaggi un po' più prettamente tecnici, una cosa completamente diversa, questa. Eccetera, la parafrasi di Lis sul Rigoletto. Anche in questo caso, se parto dalla quiete, il mio gesto sarà più efficace. Questo è un gesto tecnico pensato con un po' di anticipo in più e che parte dall'assenza assoluta di moto e non questo. Questo mi dà una sensazione anche di rigidità quasi. Il principio è esattamente lo stesso, funziona sia che abbiamo davanti un passaggio complicato tecnicamente o più difficile o pericoloso o scoperto, sia che abbiamo qualcosa di molto delicato musicalmente. Vale anche non solamente per gli inizi in levare propriamente detti, ma anche per quelli che ufficialmente non lo sono, ma si comportano come se lo fossero. Un esempio su tutti, una delle più famose sonate di Scarlatti. Questa sonata inizia ufficialmente in battere, non c'è nessun levare e nella prima battuta c'è una bella minima sul tempo forte. Ma in realtà il vero battere, il vero appoggio musicale non è certamente il primo, ma è dopo. Questo secondo me è il primo appoggio reale musicale della sonata. Tutto questo converte quello che c'è prima in un ideale levare, anche se ufficialmente non lo è, e trattandolo così, quello che ottengo è anche una miglior proiezione di queste prime note che altrimenti sono piatte. Questi mi hanno un senso diverso uno dall'altro. Questo momento di quiete perfetta è da ricercare non solamente quando voglio fare un'esecuzione del mio brano, ma anche quando sto studiando, non tutto il brano, ma un singolo passaggio. Perché? Perché è quel momento che mi permette di mettere davvero a fuoco quello che voglio in ogni ripetizione, ognuna deve avere un senso. Quest'idea per me è stata un enorme aiuto perché mi ha aiutato, oltre che musicalmente e tecnicamente, a focalizzare molto di più tutti i momenti non solo di esecuzione, ma appunto anche di studio, permettendomi di studiare meno tempo e meglio. Scrivetemi nei commenti se avete qualche vostro trucco, stratagemma per riuscire a focalizzarvi meglio nel momento in cui studiate, oppure suonate in pubblico e ci vediamo alla prossima.